Ragazzoni, come state? Spero tutto bene. Allora, stavo scorrendo la home di YouTube e mi sono imbattuto in questo super game di Galaxy, player fortissimo che io adoro per la sua calma disarmante soprattutto, però insomma poi in game comunque è un drago, non compete ma potrebbe perché è fortissimo, veramente fortissimo. Andiamo a vedere cosa ha combinato. Allora, dovrebbe essere un game con più di 50 kill in 1v quad su Fortune Skip, il che secondo me lo fa valere doppio. Vediamo che lobby è però chiaramente. Però è una mappa molto borderline, diciamo, piena di spot in cui la gente si campera, ti sparano da ovunque. Infatti per le ranked secondo me è troppo caotica. Che poi è letteralmente due mappe in uno, perché hai tutta la parte sotto e più la parte sopra. Allora, a giudicare dai primi due non sembra una super lobby. Lui, se non sbaglio, fa il shoeboxing, ma l'ha detto proprio, nel senso non è che lo nasconde. Ma per forza, cioè se ti becchi in una lobby di gente media, discreta, che sa giocare, non fai mai più 50 kill in sta mappa. Anche perché quest'anno poi il TTK è molto basso, quindi è più difficile giocare gli 1v quad quest'anno. Cioè, guarda che roba, gente che corre a caso, che sembra che giochi senza audio, senza cuffie. Voi le trovate ste lobby? Io non le trovo più, ma manco in VPN. Tant'è che lo... Wow, 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 ma che gente è? Cioè, questo c'ha l'apertura del paracadute automatico. Nulla togliere a lui, nel senso, lui è fortissimo. Non compete, ma secondo me potrebbe, perché, insomma, più o meno parliamo del livello di Zero, di sta gente qua. Di Joe. Questo già sapeva maneggiare un po' meglio. Ah, ma ma che cazzo di lobby è, raga? Ma che lobby è? Ma io non le trovo ste lobby. Non le trovo tipo da... Sarà 6 mesi che non trovo una lobby del genere. Non le trovo più. L'anno scorso si trovavano un po' di più. Ovviamente qua il segreto è non pushare mai. Cioè qua comunque il push aggressivo non te lo puoi permettere. Oddio, forse in questa lobby qua puoi permetterti di essere un pochino più aggressivo. Però diciamo in una lobby media dove giochi 1v4 devi giocare molto conservativo. Devi aspettare che si spottano loro. O comunque devi tirare fuori il topo dalla tana e cercare di fightarci separatamente, no? Come fa Biffle, come fanno tutti questi che si giocano sti 1v quad e si fanno 40-50 kill. Perché comunque con un TTK così basso, per quanto tu possa beccarti il team di bottazzoni, nel momento in cui tendenzialmente i bottazzoni giocano camperati o comunque giocano vicini camperati, e nel momento in cui li vai a pushare comunque hai un TTK, c'è un TTK talmente basso che basta che ce ne sia uno piazzato in un angoletto che ti spara da dietro mentre ti fai gli altri due e sei morto. Lui usa 1,55 di sense e con moltiplicatore in mira 1, quindi ha una sense media, diciamo, in hipfire, però ha una sense alta in mira, perché comunque 1,55 in mira non è poco. Cioè, metà della lobby c'ha l'apertura del paracadute automatico. Cioè, quindi gente che proprio non conosce l'ABC del gioco, cioè non bazzica mezza impostazione. Vedi? Questo è quello che dicevo prima. Cioè, se tu entri in una casa dove c'è gente camperata, per quanto tu possa essere forte, loro bottazzoni, comunque è difficile uscirne vivo.
Vediamo se ci torna. Always something. Always Tra l'altro something. questi non mi sembravano neanche così scarsi. Questo qua è meraviglioso. Bellissimo. Cazzo, ti salgono da dietro. Senti il suono dell'arrampicata, il suono dei passi sul tetto. Non, cioè, ha sentito niente. Lui non sente, lui gioca senza cuffie. Rieccoli, vedi? Qua se ce ne fosse stato un altro era morto di nuovo. Probabilmente, Infatti molti player forti che giocano l'1v quad, che si fanno e si sparano tutte ste kill, usano sense molto alte. Perché se tu hai una sense molto alta, ben masterata, comunque hai un vantaggio, chiaramente. Poi è chiaro, se gioco io con la sense a 2, no, non ce l'ho questo vantaggio perché smiro. Però se ce l'hai masterata, ci giochi da tanto tempo, comunque hai un vantaggio rispetto a chi ha una sense più bassa. Today's me. Guarda questo. This guy's got the gun. Bellissime ste lobby, comunque. Io ci ho provato a fare il shoeboxing, niente, non mi funzionava. Cioè, sì, magari la prima partita, ma già dopo 2 game il gioco lo capisce, non lo freghi più. What? Poi non lo so se c'è qualche accorgimento, che ne so, devi spegnere, riaccendere, non lo so. Ma io non c'ho voglia di fare tutte ste menate. Io gioco, le lobby che mi capitano. Tanto bene o male, comunque sul ritorno il livello, a parte la sera, che spesso è ingiocabile, però il livello, diciamo, la mattina, durante il giorno, comunque è molto più giocabile. You wanna know what it's been? Nel Actually, 4 weekend times. It's been AR, diventa tosta. sniper. Why? Che poi quest'anno io in realtà sto giocando praticamente solo ranked, perché odio i rampini. Cioè i rampini secondo me hanno ucciso proprio l'anima del concetto di Battle Royale. Cioè tu Why mi togli... AR sniper? Mi vai a minarmi il tatticismo, vai a minarmi il posizionamento negli endgame. Cioè io lo trovo proprio una cagata sto rampino, non mi piace proprio. E quindi gioco solo ranked. Questo. Maronna. Oops. Scomparso. 31 kill. Se ne deve fare almeno altre 20. Perché so che ne ha fatte più di 50 perché l'ha scritto nel titolo. Non so quante ne abbia fatte esattamente. Ma poi, cioè, cazzo, gli riscendono tutti in testa. Cioè, e questa cosa è incredibile. Gli riscendono tutti in testa, aprono il paracadute a 20 metri e quelle sono tutte kill free. Cioè, caramelline regalate proprio. Cioè, non dico che le faccio pure io 50, però insomma, cioè, con la gente che ti respawna in testa e che ti apre il paracadute a 20 metri d'altezza, è più facile farle. Già su Rebirth è più complicato perché la mappa è più piccola. È vero che tendenzialmente la si conosce meglio, ci si muove meglio, è più facile da giocare come mappa, però è più piccola. Quindi ti capitano più spesso situazioni in cui ti ritrovi a fightare con 2-3 player. Lui per esempio lenda Control su Rebirth e gioca praticamente tutta la partita Control perché gli rientrano come qua. Però anche lui non penso sia uno che si fa, e infatti non è così perché ogni tanto mi capita di vederlo live. Non è uno che si fa 50 kill in tutte le partite, perché poi sì, ste lobby ti capitano, ma non è che ti capitano sistematicamente una dietro l'altra, cioè... È morto?
No. Qua smirato. Fucking way I whip, bro. Comunque niente da dire, lui c'ha un tracking Wow. della Madonna. Secondo me questa partita qua, questo game qui non gli rende giustizia perché ha fatto la metà delle kill, ma pure di più, le ha fatte su sta gente che rientra col paracadute, rimane lì penzolante. Però c'ha un tracking. Pure Biffolo, visto che è tornato 1,55. Lui su Bio7 era sceso a 1,35 e poi è salito a 1,40, poi 1,45 e adesso gioca con 1,55. Ma sì, non puoi giocare con una sense bassa quest'anno. È troppo frenetico. Troppo. Io ho provato qualche giorno con 1,50 e sì, nel medio raggio ti appiccichi meglio o comunque li agganci meglio, però poi comunque in close mi sento un tartarugone, quindi sono tornato a 1,60. Ecco, 1,60 secondo me è la giusta via di mezzo, perché non perdi troppo a livello di tracking rispetto a una sense bassa, però e allo stesso tempo ti muovi comunque velocemente nello stretto, quindi secondo me è il miglior compromesso. E comunque anche pro player forti, a parte Skamen che usa 2,20, Shifty, Soka usano 1,70, quindi siamo lì insomma. Troppo alta, perdi troppo in long secondo me, cioè ti diventa troppo scattosa, anche se giochi 8 ore al giorno. Siamo 47. Comunque i suoi passi si sentono un botto, eh. C'avrà il boost audio sicuro. Cioè sentono proprio forti, proprio con gli zoccoli. Ah, è bruttissimo quando chiude qua in ranked. Pieno di nuotatori. Comunque sta mappa è un casino per le ranked. È troppo caotica. Troppo, cioè non riesci mai ad avere le spalle coperte. Perché, ripeto, è una mappa su 2 piani, quindi tante volte ti sembra di essere safe dietro e invece no. Invece ti salgono, ti scendono, è caotica. Poi non si vede niente là sotto, nella zona centrale dove c'è lo shop sotto. Non si vede una mazza, c'è tipo una nebbia, non si capisce, c'è una foschia. Io non vedo niente in quel punto lì. Calm down, calm down, calm down. 51 se ne fa. Yo, fuck yourself, bro. I swear to God. Bravo Galaxy. Bella. Ragazzoni, ci vediamo alla prossima. Ciao belli. Just wanna touch it, no.